questa giornata di pioggia ho deciso che era giunto il momento di dare seguito ad un discorso che vi avevo fatto appena portato a casa l'Honda S2000. Dunque, come ricorderete, il discorso era molto semplice, la prendo, però voglio iniziare un percorso di modifiche. Per effettuare questa serie di modifiche avevo bisogno di diversi fattori. Primo tra tutti quanti, la professionalità e l'esperienza di chi avrebbe fatto appunto le relative modifiche. L'S2000 ha un motore particolare, non è un'auto che si incrocia tutti i giorni, quindi bisogna andare a trovare una persona che sia in grado di conoscere e riconoscere il motore che c'è sotto il cofano e la struttura stessa dell'auto, in modo da metterci mano nella maniera migliore possibile. Inoltre volevo documentare questa serie di interventi per mettere nuovi contenuti sul canale. Infatti l'idea di sviluppare un progetto che fosse sull'S2000 o meno mi gira in testa da un po'. Dunque, ancora quando avevo le Audi TT mi guardavo attorno per capire chi potesse essere il professionista che faceva il caso mio, che avesse sufficiente esperienza, che fosse relativamente nel mio raggio d'azione e non dovessi fare 5-6 ore di macchina ogni volta, che fosse disposto a filmare questi interventi, quindi a mettere il proprio lavoro sotto le telecamere. Alla fine l'ho trovato. Ho deciso di rivolgermi ad RS Tuning di Davide Renier ed è stata una cosa nata con calma. Ci siamo sentiti sui social per 1001 motivi, anche solo per scambiare due chiacchiere, ma senza mai l'idea di collaborare, di fare dei lavori presso la sua officina. E sto andando da lui proprio adesso. Sveglia presto, un'oretta di strada e sono da lui, perché in questo, chiamiamolo primo episodio, voglio capire se ho acquistato un'auto in ordine oppure se sotto sotto ci sono delle problematiche. Potete andare dal venditore migliore del mondo, potete spendere anche magari più di un modello rispetto a un altro, perché ve lo vendono per tagliandato, unico proprietario, tutte queste belle robette qua. Alla fine una macchina va fatta controllare da un meccanico esperto, perché solo mettendola sul ponte, aprendo il cofano e controllando a fondo si capisce se l'acquisto è stato valido oppure no. Nel mio caso mi sono basato sulla mia esperienza nell'ambito dei motori, sulla mia esperienza con i vari proprietari di auto che ho avuto modo di conoscere e di incrociare sul mio percorso. Mi sono basato sull'esperienza di alcuni amici che qualcosa ne sanno, non a mio cugino. Sommando tutte queste cose, l'S2000 che sono andato ad acquistare mi sembrava al 90% in ordine. C'erano solo alcuni dettagli che su un'auto di 16 anni glieli devi anche perdonare. È passata per altre mani, non sai esattamente i precedenti proprietari come l'hanno trattata. L'ho acquistata da tagliandata ad Honda Milano, però comunque fidarsi è bene, non fidarsi è sempre preferibile, perché stai andando ad acquistare un prodotto da chi te lo vuole vendere. Come dice giustamente il detto, è come chiedere all'oste se il vino è buono. Ad ogni modo, adesso mi dirigo da Davide, la metterà sul ponte insieme ai suoi collaboratori, gli darà una bella occhiata e lì scopriremo insieme se la macchina è buona oppure se ci sono dei difetti più o meno gravi. L'analisi fatta da RS Tuning sulla mia S2000 ha dato un esito positivo, ve lo dico subito, niente di eclatante, non ci sono difetti importanti, l'auto è in ordine esattamente come avevo intuito fosse. La cosa non mi fa esclamare sono un genio, ci avevo visto giusto, ma mi fa tirare un bel sospiro di sollievo, perché non mi frega più di tanto di fare la figura di quello che se ne intende, quello che mi importava è di aver portato a casa una macchina valida.
La macchina è a posto, è tutto in ordine, le componenti più importanti sono tutte in ordine, ci sono solo alcune piccole cose da sistemare prima di partire con le modifiche. Infatti questo episodio è il check-up dell'S2000 e dà di fatto inizio al DS2000 Job. Innanzitutto Davide ci ha fatto un giro per capire come si poteva comportare l'S2000, se tutto era a posto. La ricognizione, il giro di ricognizione è stato estremamente positivo, non sono stati evidenziati particolari problemi se non in una questione di masse, perché la macchina al minimo sfarfalla, passatemi il termine, sul quadro strumenti. La luce pulsa un po' troppo, come se avessi il minimo basso, per darvi un'idea. Non è un problema di minimo, ma è un problema di masse. Le masse hanno appunto perso magari la loro efficacia durante gli anni, quindi vanno ripristinate e vanno controllate. Seconda cosa, uno degli ammortizzatori è leggermente scarico, o almeno questo potrebbe essere. Bisognerà andare a tirar giù tutto, metterlo sul banco, capire se l'ammortizzatore si è scaricato o se dipende da qualcos'altro. Da un'analisi strutturale della macchina non sono emersi particolari problemi tipici magari di botti non affatto dichiarati da chi te la vende. Non ha subito incidenti di rilievo da quello che si è potuto vedere, non ha la slitta piegata o problemi importanti, insomma la macchina strutturalmente è in ordine, cosa super importante. Lì quando si andrà a fare sicuramente un assetto sportivo tireranno via gli assetto originali, che già di per sé, Davide mi diceva, ha una buona tecnologia. I giapponesi ci sanno fare, sanno il fatto loro. Altra cosa, il propulsore è in ordine, gira bene, non dà particolari segni di affaticamento o altro. Il cuore pulsante, la cosa più importante diciamo, è al sicuro. Sono molto soddisfatto, posso anche dire che mi è andata di culo, perché per quanto tu possa fare attenzione, per quanto tu possa trovare una persona onesta dall'altra parte, per quanto gli astri possano allinearsi per fartela andare dritta, un po' di culo ci vuole sempre. Difetti in questi primi mesi di utilizzo non ne ho riscontrati particolarmente. L'S2000 non è un'auto che puoi aspettarti, ti sorprenderà sempre, indipendentemente dall'auto che ho avuto prima. Quindi mi ha sorpreso, però so che può essere molto meglio di così. Per oggi quindi esito positivo del check-up, sono molto soddisfatto dell'approccio che ha avuto Davide e che hanno avuto i ragazzi di RS Tuning con la mia S2000. Trovare un meccanico di cui fidarsi e che ti ispiri fiducia mentre ti parla, mentre controlli e analizza la tua macchina, non è assolutamente facile. È una cosa nuova che sto provando, perché prima per le mie precedenti auto mi riferivo sempre ai concessionari, non avevo fatto modifiche e l'approccio è completamente diverso. C'è una cura completamente differente, mi sono sentito a casa e soprattutto ho visto che la mia Honda è in ottime mani. E alla fine della fiera è l'unica cosa che conta, perché magari si va a lesinare sulla spesa, si vuole spendere meno, non si vuole avere strada da fare, però se siete appassionati di auto e volete intervenire sulla vostra, non potete affidarvi al primo che passa. Non potete pensare di non spendere o di spendere cifre ridicole. La professionalità e l'esperienza si paga ed è giusto così. Grazie per aver seguito questo primo episodio del S2000 Job. Sarà un lavoro lungo e sarà un lavoro che coinvolgerà diverse aziende. Ho pianificato tutto, in testa il progetto è già finito, devo ovviamente aspettare i tempi giusti per farlo. I migliori progetti necessitano delle giuste tempistiche, però se tutto si incastra come me lo sono immaginato, viene fuori una figata di progetto. L'S2000 cambia da così a così e sarà un'auto in ordine al 100% che potrò finalmente godermi come si deve. Ciao!